Buongiorno, unbagging del Canon Autobilows che è qua dentro. Ho voluto verificare che ci stesse tutto. Vabbè, la scatola è quella, ma c'è anche un altro paio di accessori. E tanto che ci siamo, voglio spendere una parola per una delle migliori marche di borse, la Porta-Brace del Vermont, che fateci caso a questo marchietto nero con le scritte in bianco, e poi c'è un arco. Lo vedete in tutte le custodie delle camere professionali, nei film degli anni 90, anni 80, le Betacam. Vabbè, io avevo questa, manigliona, tracolla, ci mettevo gli accessori delle cineprese, tutto quanto, infatti ancora salta fuori questo che non c'entra niente, Harry. Questo c'entra. Scatto, doppio scatto, mettiamo via, flessibile della Canon. Ecco, vedete la scatola Canon originale, nei suoi colori rosso, e questo strano colore, non lo so. Mettiamola meglio, centrata, e ci siamo. Ma in realtà, la luce. Cambiamo batteria, il riempimento ci vuole. Batteria cambiata, sì, voi dite, ma perché la batteria? Non lo so, perché sto provando anche questo faretto cinese a LED. Non mi piace. Eccolo qua, in realtà tanta borsa, altra custodia. Questa qua non è Porta-Brace, ma il colore ci assomiglia. Ripiegato è poca roba. Non va bene, ma non è tutto qua, sono sicuro. Già, facciamo vedere tutto. C'è anche questo, ma dopo mi manca qualcosa. Questo che era da un'altra parte, le istruzioni fondamentali, anche qua le conservo in un sacchettino griffato. Manfrotto, le istruzioni in inglese, e c'è qualcosa ancora. No, forse basta. Sì, la borsa è sovradimensionata perché contiene una Polaroid e i pezzi del filtro lì, del portafiltri Harry. Facciamo campo. Vabbè, la borsa, ma le trovate ancora, secondo me, nelle tasche, anche qua, tutto col velcro, laterale, via la borsa. Mondo macro, un soffietto, lungo 175 mm, massimo, è Canon. La sua morte è gli obiettivi FD, qua, e qua il corpo macchina, no, il contrario, corpo macchina. Poi, così vediamo tutto. Questo qua, ecco, l'ho preso tutto, vediamo se è quello giusto. Sì, perché voglio trovare il sistema definitivo per riprodurre le diapositive. Quindi questo qui che va montato davanti, qua, è un contenitore per slide, ma anche negativi, fatto da Dio, calamitato, però lo scatto, con soffiettino per trovare la distanza e con funzione di paraluce. Duplicator 35, non c'è scritto qua, ma ve lo garantisco, Duplicator 35. E là, quest'altro pezzo che non è fondamentale, però se uno vuole tutto il corredo, vabbè, collezionismo, no? Collezionismo attivo, dice il mio fratello, che infatti non è mio, questo è suo.
prendi le cose che ti piacciono e che magari fai un affare, ma poi usale. Vabbè, vedremo di usare anche lui. In realtà questa è una base, così, poi monti la camera, il soffietto cos'ha, forse è più bello vederlo di fianco, si devo togliere i tappi, e hai un supporto da tavolo, ma a me non piace lavorare così, puoi montarlo benissimo anche così. Sì, diciamo che vedete, per contenere oggetti giustamente da macro, cosa sarà da 65 centimetri, con l'opalino per illuminare dietro, come quello là fra l'altro, e delle gambette. Ok, mondo super macro, anzi andiamo nella micro. Obiettivo Canon, e qua poi devo vedere le caratteristiche, è un 20 per andare super vicini, piccolino, apertura 3,5, 22, l'anello va bene, ma invece manca quello che si sposa meglio con questo soffietto. Il 50 macro è l'obiettivo più indicato per questo soffietto, ma puoi usare anche il 100, ma con quello ti riporta tutti i valori, i fattori di ingrandimento, usando il 50 macro 3,5. Qua ve l'ho messo per curiosità a paragone dell'85 1,8. Lui è leggermente più grande, ma molto più leggero. Non so, il sistema ottico deve essere molto semplice, qua pesa, ve lo garantisco. Invece magari vi scrivo la differenza, che comunque vedete che è grande quasi uguale. È la serie quella nuova, e con questo sistema più il porta, questo qua, ecco qua, Duplicator 35, sei a cavallo. Non prendo più lo scanner. Procediamo con il montaggio. La F1 è qua, togliamo il coperchio che mi fa confondere perché è il retro dell'obiettivo, ma in effetti è che è giusto, questo è come se fosse un obiettivo. Corpo macchina allineato, la levetta è agevole, bella lunga, e questa è messa. Poi tappo corpo macchina, è vero, questo è come fosse il corpo macchina, e l'obiettivo non ci arriva. Tappo corpo, attacco come il corpo macchina, obiettivo non vedo, vado a occhio, pallino, clic, olè, tappo via, spavento, eccola qua. Allora vi dico, quando è stesa tutto così, fai 3 per, insomma l'uno è qua, con uno facciamo un rapporto 1 a 1 e possiamo fotografare un oggetto da 3,5 cm di base. Insomma, comodissimo, c'hai i fattori di ingrandimento, perché con la pellicola quando scattavi così dovevi fare le compensazioni. Certo, più tiri il soggetto più devi aumentare l'esposizione. Qua dentro c'è assorbimento, nel vuoto, nel nero, nel buco nero c'è assorbimento. Usarlo in misurazione stop down, e però col sistema esposimetrico dello stop down. Infatti c'è il doppio scatto a questo senso, forse non c'è neanche, mi ricordo, non c'è neanche bisogno di abilitarlo qua lo stop down, perché tu attacchi il primo, quello segnato, mi sembra che è un segno, sì, di rosso, guardate lo scatto, prima esce quello superiore, poi continui la pressione e esce l'altro, quindi ne attacchi uno, deve essere vicino, dove cavolo è? Qua, no? Qua, per cui c'è un bel meccanismo dentro, Qua attacchi quello più lungo, lo avviti, e l'altro alla macchina. Iniziamo a fissarli. Qua è andato, va quello dietro,
pronti. Adesso vabbè, facciamolo proprio. Il motore ci stava, non so perché, ci stava benissimo, e nel caso di riproduzioni è comodo perché insomma la leva un po' muovi. Lo devo dire io. Vediamo, tanto per. Allora no, lei è perfetta, è intelligentissima, bisogna che l'obiettivo sia in normali condizioni. Io non so perché l'avevo messo col blocco, so perché ho fatto delle prove di scatto con l'anello adattatore e con la macchina digitale. No, lei deve essere normale, perché lo riconosce. È un sistema meccanico, d'accordo, però funziona. Poi lei mi sta misurando a tutta apertura, che strano, e qua lo mette in stop down, arrivo a un fantastico 32 del macro. Facciamo la prova, su e giù gli occhiali. 32, no, giustissimo. Io vedo aprirsi, certo dopo una certa scurimento, mettiamolo all'infinito. Ah no, che pirla, col soffietto non puoi certo mettere il fuoco all'infinito. Il minimo, anche chiuso tutto, non lo so dove sia un oggetto, andiamo a provare. No, chiuso tutto, vedete il mio dito? Adesso a fuoco. Che distanza è? Vabbè. Questo qua stiamo lavorando a un rapporto quasi vicino all'1, questo è 1, per cui l'indice dovrebbe essere grande, sì, come un fotogramma 24x36 ci starà ampiamente tutta la prima falange, qualcosa in più, 1,5, vedo bene le mie impronte digitali, ecco, fotografarle, riprodurle in plastica per accedere ai dispositivi. Procediamo, che è sempre bello. Tolgo la vite di protezione, in realtà no, ho capito, poi la devi usare. C'è un plastichino che ho già capito che è inutile, ci sono dei pioli, mizzica, manco fosse di acciaio di allineamento, e sì, poi sono scomodissimo, bisogna evitare la vite, forse è meglio metterla prima, fare i primi giri, giusto, l'ho pensata bene, perché una volta allineata non dovrebbe entrare perfetto, esatto, non rovini il filetto, semplice, già pronto, con questa bella cosa. Quindi dove ho detto però che è il dito, non sarò mai lì. Vediamo, mettiamo a fuoco, ci vuole un qualcosina sul piano della cosa. Mettiamoci il libretto. No, perché? Mettiamoci qualcosa di più bello. Ecco, ho predisposto un soggetto, e ho preso una lampadina, è lì tenuta dai due ferretti, per fortuna la misura c'è, dovrebbe essere centrata nel cerchio per potermi avvicinare di più. Adesso risulta alta nel fotogramma. Quanto? Ve lo dico subito, guardo. Ma fa un terzo di quella lampadina. Adesso cambio inquadratura e ve la faccio vedere. È una lampada HMI da 200 watt che lavora solamente nella parte centrale, c'è il bulbo, e un arco voltaico da 10 mm dove avviene l'arco e si innescano le terre rare che ci sono in quel bulbo e produce luce daylight. Sono le sorgenti luminose ancora più potenti a disposizione, anche se ho visto delle torce tattiche, me ne sono comprata una, eccola, torce tattiche che non scherzano niente, però il colore non è probabilmente calibrato con LED COP, anche no, questa è più grande,
ma mica tanto, mica tanto. Va bene, questa lampadina, anzi tutte e due le voglio fotografare, ma col digitale, purtroppo. Boh, insomma, i tempi cambiano, mi adeguo, e quindi via la Canon e monterò la mia Fuji, un anello per montare il Canon FD, che viene buono per attaccarsi al soffietto, insomma, viene via la macchina, la F1 New, e ci metto la X Pro 2 con adeguato anello adattatore, il gioco dovrebbe funzionare. Pertanto no, voglio fare ancora una prova, ma sì, lo devo fare col Canon, mi sa, ma adesso provo quello di quell'obiettivino che vi ho fatto vedere, voglio vedere quanto va vicino. Ecco, ho dovuto trovare un soggetto minuscolo e anche facilmente applicabile al centro del nostro sistema, del supporto. Comunque ragionate che quell'elastico con questo obiettivo, che è un 20 mi sembra, poi controlliamo meglio, un elastico da 1 millimetro mi occupa 1/3 di fotogramma, è grandissimo, si vede tutte le imperfezioni della plastica, questo qua è proprio da micro, dai, siamo arrivati alla micro fotografia. Non so cosa fotografo, dovrei trovare delle ali sarebbe bello, ali di insetti morti nel cortile, un petalo di fiore, la fantasia, al potere Canon.